Buongiorno a tutti quanti. Oggi giornata test delle linee Furbo. Volevo fare il Barbasana, però ho detto parliamo di Furbo, proviamo il Furbo. La base è nuova, quindi non è più fatta da TFS, ma da produttore francese. Vediamo come va. Giusto perché ho tutta la linea, proviamo anche il suo pennellino e dopo ne parliamo. Rasoio italico, anche perché comunque parliamo di un prodotto nella sua fascia di prezzo, quindi non parliamo di super prodotti, e questo è normale e giusto che sia così, con Rapira Swedish. E dopo valutiamo le cose come stanno, dai. Mettiamo un po' di prebarba. Allora, parliamo un attimo del prebarba. Io sono un amante dei prebarba, ok? Quindi cerco un prebarba che sia efficace e qualità-prezzo decente. Tra quelli che ho provato, Barbermind, Noai e Furbo, tutti e tre fanno bene il loro lavoro, ma noto personalmente, al di là dopo della profumazione, può piacere o non piacere, uno preferisce una cosa o un'altra, trovo una concentrazione diversa. Quello che secondo me a oggi manca un pochettino al Furbo è un pochettino più di concentrazione, cioè un pochettino più concentrato, in modo da usarne un po' meno e comunque avere la stessa efficacia. Questo è il mio parere, però per fare il suo lavoro lo fa bene come gli altri due che uso, e che comunque ho anche questo e lo uso, non è che non lo uso. E via di prelievo, quello qua. La pasta è una pasta abbastanza, una pasta morbida, ok? Non crema crema, ma morbida. Profumazione molto buona e fresca, su questo non ci piove, anzi devo dire la verità che dalla vecchia produzione, non so se, perché adesso non è che ce l'ho qua in mente alla precisione assoluta, però mi dà l'impressione che sia un po' più forte, più intensa e anche più buona. Non so, prende meglio anche sul sapore, mi dà una sensazione migliore. Dopo sì, uno può dire è una profumazione ispirata al Floyd Blue, e questo ci sta, che dopo sia come il Floyd Blue, no. Ma non è possibile arrivare alla stessa cosa, ma io sta cosa la penso comunque in generale su tutti i profumi. Quando dicono che è ispirato a questo, a quello, ne ho provati tanti, però alla fine, per quanto ci possono assomigliare, non sarà mai come l'originale. Quindi alla fine, ok, uno dice l'originale non lo posso trovare, mi accontento di questo, mi ci sta, però non è la stessa cosa. Allora, pennellino. Io posso capire che uno che comincia cerca un po' di risparmiare. Se proprio non ha altro, per carità, vedrà lui, però io sento proprio la plastica in viso. Mi dispiace, ma non mi ci trovo proprio. Adesso l'ho provato, era dentro il barattolo che ho acquistato, ma trovo, per carità, montare monta.
ma almeno sul hardware, come si può chiamare, no? Quindi c'è su rasoio, pennello, soprattutto che il pennello, perché è una cosa che dopo comunque ti dura nel tempo. Ok, se uno magari dice vediamo se mi piace la rasatura tradizionale, per cominciare può andare, ma se uno pensa comunque dopo di fare un bel periodo, meglio per me, insomma, spende qualcosa in più e ha qualcosa in più. Anzi, ho sentito voci che forse Balocchi farà un pennellino sintetico andando avanti, più moderno e performante, quindi insomma, ecco, sicuramente sarà la direzione giusta per come la vedo io. E ora il montaggio, a differenza dell'altro, è molto più bello da vedere, molto più soddisfacente e performante. Adesso come vedete fa veramente un bel montaggio denso. Io ho già provato Barbasana, quindi ho già le mie idee sul prodotto. Quindi inutile che adesso faccio finta di non sapere com'è, ve lo dirò mano a mano che adesso mi faccio la rasatura. Ecco, mi raccomando, quando io dico che faccio i montaggi compatti per avere protezione, ma state sempre attenti che il rasoio deve scorrere, cioè se non c'è la scorrevolezza di base, non, anche se il sapone si ammolla per avere la scorrevolezza, però se il rasoio non scorre non va bene, questo sappiatelo, cioè io la scorrevolezza ce l'ho sempre, altrimenti devo aggiungere acqua, questa è una cosa importante, la scorrevolezza è indispensabile in rasatura, però lo tengo più compatto possibile per avere anche protezione, perché avendo la pelle delicata ne ho bisogno. Se Se non avete la pelle delicata o estremamente delicata come la mia, provate a metterci più acqua e usate un montaggio più lento perché sicuramente chi può la predirigere la scorrevolezza. Ecco, però non abbiamo tutti la stessa pelle. Profumazione veramente buona, piacevole e fresca, mi piace. Secondo me è più bella presente che prima. E fino adesso, devo dire la verità, sul sapone è fresco, però non mi sta gelando, non mi sta dando la sensazione di bruciore. Sull'after sicuramente me la godrò di più. Perché io purtroppo col mentolo, avendo la pelle delicata, non vado d'accordo, però cerchiamo di fare una rasatura confortevole.
con un rasoio che per me è una certezza, e quindi dovrai avere meno sensazioni strane. Perché alla fine si può scegliere anche i setup, no? Cioè, quando magari voglio usare un prodotto che non mi dà la protezione di uno Stirling o di un super tagliovato o di un Pantarei o qualcosa del genere, posso usare anche un setup più sicuro, più semplice, più delicato sul mio viso. Quando voglio usare dei setup più estremi, più profondi, più efficaci, tutto uso un sapone più performante, no? Poi io dico ci deve essere un minimo, cioè sulla fascia media devi darmi qualcosa, per forza qualcosa in più dei saponi da banco, perché altrimenti uno dice perché devo andare a spendere, non so, 13, 14, 15 euro se ho un sapone che mi funziona come quello da 2 o da 3. Allora, prima, per come la vedo io, con il sapone da TFS che era, per me era proprio base, per me non gli valeva. Devo dire che adesso, a confronto di prima, è stato fatto un step in più. Quindi, si poteva fare ancora meglio? Secondo me un pochettino sul post rasatura, almeno sul mio viso. Però è meglio di com'era prima, quindi il passo in avanti secondo me è stato fatto. Il montaggio è piacevole, la protezione è discreta e la scorrevolezza è buona. Quindi alla fine il prodotto secondo me è migliorato da prima. Qualcosina in più sul post rasatura secondo me non sarebbe stato male, perché sento un post rasatura un pochettino, almeno sul mio viso, un pochettino secco. Tutto qua. La meta è incredibile che nelle prime due passate la sentivo un po' di più e adesso è diventato dolcissima, ma sempre efficace. Dopo sapete io uso nelle mette sempre una volta sola per avere il massimo dell'efficacia. Ok. Comunque faremo anche una comparativa tra Italico e Parker 97R, però
l'impressione è che il Parker sia un pochettino più efficace, è un po' più dolce italico, forse anche magari c'è una copertura diversa che rende la geometria non perfettamente identica, però forse un po' più versatile l'italico. Rimane il mio top, però li proveremo insieme. Ok. Ragazzi, avere il pelo che cresce così aderente al viso e una pelle delicata non è per niente facile. Provare per credere. Tra l'altro adesso che sono dimagrito tanti chili, ho delle fosse di punti dove si infossa la pelle, quindi ce l'ho ancora più difficile di una volta. Ecco, una cosa che invece ho notato, tanto dovrebbero essere uguali, è che l'aftershave è migliorato parecchio. L'aftershave lo trovo molto più lenitivo, almeno ho provato a essere barba sana, ma questo alla fine la base è quella, molto più lenitivo in viso. Quindi compensa sicuramente un pochettino il post rasatura del sapone, ma se io devo comprare solo il sapone, devo giudicare solo il sapone. Ecco, quando si dice che compensa, è vero che compensa, però sarebbe meglio che facesse già il suo perfettamente. Non è un post rasatura secco, nel senso che sento la pelle tirare, pessima, come che mi succede ad esempio con ProRaso o con saponi da banco, è migliore il post rasatura, ma rimane un po' tiratino, ecco, un pochettino, mi si dice, è un po' effetto vetro, ecco, sta cosa qua. Però può essere anche la mia pelle, io logicamente vi dico le mie sensazioni. Profumazione molto buona, fresca, veramente buona. Floyd Blue no, per me no, Floyd Blue è un'altra cosa, è inutile, per me è un'altra cosa. Ma è giusto che sia così, cioè non è più riproducibile il Floyd Blue, quindi non può esserci una cosa uguale, identica. Ma siccome non si trova più e non ha senso spendere 100 euro, 150 euro per un aftershave, questo è buono, buono, fresco, estivo. Ecco, sul mio viso questa dose di mentolo siamo al limite, vi dico proprio la verità, siamo al limite, però è una cosa mia, io con la mia pelle delicata purtroppo arrivo fino a una soglia di mentolo, dopo più che fresco comincio a sentire bruciore, quindi non è una cosa che mi piace, questo per me arriva quasi al bruciore. Però a chi piace il mentolo, 7 veramente, infatti ecco, adesso c'è la pelle che è fantastica, quindi ho un post rasatura che supera anche, dico la verità, adesso prodotti che costano anche di più. Vale nella sua fascia di prezzo? Secondo me sì, adesso sì. Se prima dicevo il sapone vale 1 euro e l'after così, secondo me adesso comunque il prezzo è rimasto bene o male quello. Secondo me adesso nella sua fascia di prezzo vale. Non lo dico perché c'è stati problemi allora adesso devo fare il lecaculo via dicendo. Vi sto dicendo la verità, lo volevo già dire, mi dispiace infatti di come era andata, perché in realtà questa sarebbe stata la recensione che avrei fatto, che era più positiva che negativa in realtà. Quindi mi dispiace che
per il fatto che magari subito ho tirato fuori un paio di cose negative, le cose siano andate così, ma in realtà, al di là del pennellino, che continuo a ripetere che per me è evitabile, qualcosina in più si può fare e basta, questo come la penso, ma i set per qualità-prezzo come adesso, secondo me, non è niente male, ragazzi. Se portate a casa un buon prodotto, la pelle adesso fantastica, è andato via anche quel bruciore lì un po' del mentolio, quella è cosa mia per la mia pelle molto delicata, però ragazzi il risultato parla da sé. Ecco, logico, se adesso tiro fuori il super rasoio, magari molto efficace, una lametta che non è perfetta sul mio viso, cioè se comincio a metterci altre variabili, rimane un sapone di quella fascia di prezzo. Bisogna sempre ragionare anche per quello che si è pagato un prodotto, non per quello che rende in assoluto. Per quello che è pagato e tutto, secondo me, è un signor prodotto. Vale i suoi soldi. Questo è quello che la penso io. Prima no, adesso sì. Questo è il mio pensiero. Ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!